Oh, sei una brava fattora. Finora abbiamo visto che sulle isole Faroe ci sono dei paesaggi mozzafiato che riescono ad emozionare, ma c'è di più. E per scoprirlo andiamo direttamente in casa delle persone, grazie ad un progetto chiamato Heimablutne. Heimablutne. And Heimablutne means hospitality at home. So when you come to our home, it's not only for dinner, because we are not a restaurant. So, but we are a place maybe that people can enjoy the time here, enjoy to sit together with their friends, or maybe you know people you don't know, but they will always show up in a group and socializing, have good beers, good food. Many kinds of people who have this, so you will come and try many kinds of food. Some only serve soup and coffee and tea, and so it's a bit different from house to house, but it's coming more and more people who decide to have this because it's more and more popular by tourists. Because they also come to our ordinary house and see how our family lives, and and we will sit down and talk, and so they will get a good experience. Infatti noi proviamo 3 esperienze per gustare diversi prodotti tipici e conoscere diverse persone. E per la prima di queste esperienze ci dirigiamo su Nólsoy, l'isola che si vede dalla finestra della nostra camera all'Hotel Føroyar. E noi ci stiamo prendendo la mattinata per andare e vedere un po' di esplorare. Informazioni utili. Non ci stiamo portando la macchina perché comunque ci hanno detto che lì non ci sono strade, o comunque arrivi e c'è subito il paesino, quindi portare la macchina costa 160 corone, 2 persone costano 80, quindi abbiamo risparmiato un po'. Ad ogni modo, godiamoci la colazione e andiamo. Nólsoy è una piccola isola che si divide in 2. A nord c'è il villaggio, a sud una grande area naturale, dove è possibile fare lunghe camminate, ma noi preferiamo andare a nord e vedere il villaggio, dall'alto però. Quest'isola è abitata principalmente da pescatori. Un cibo tipico è il pesce macerato o essiccato, che si lascia, dipende appunto da quanto tempo lo lasci, appeso fuori in questo modo. Fa un po' impressione vederlo così. Anche noi oggi mangeremo pesce, ma fresco, quindi andiamo all'Info Point per incontrare le nostre ospiti. My name is Barbara. And Choelt. This is like a tourist office, and then we run a cafe also. So it's like a tourist cafe, you could say. And today we're just practicing baking cakes. For the summer. Yeah, for the summer. Yeah, we are open mostly during the summer period. Yeah, May till August. Yeah. I think tourism just in the Faroe Islands, it has grown a lot the last just 2, 3, 4 years. I don't know, but we have felt it a lot here in Nólsoy the last 2 years, right? Yeah. Yeah. But here also it's also, I don't know how it is on the other islands, but here we have a lot of Faroese tourists as well. So a lot of Faroese people from other islands come to Nólsoy. I think maybe half of the people, like of the tourists that come here during the summer, are Faroese. Definitely, yes. So it's a good mixture, I think. Yeah. Quindi un centro informazioni turistiche e anche un bar. Quali saranno le specialità? First of all, we make a lot of waffles during the summer. Yeah. Hundreds and thousands of waffles, probably. We should keep score this year. Yeah, definitely. We have the special waffle recipe. Yeah. Nólsoy waffles. We got it from the oldest lady on the island. That's interesting. And
And then we serve it with rhubarb jam from our own rhubarbs and whipped cream. So we use a lot of rhubarbs. Yeah. Last year we used all the rhubarbs on this island, so we had to go to Sandoy to get more rhubarbs. Wow. Rhubarb is like the only fruit thing that we can grow here. So. Le torte e i waffle non sono ancora pronti perché saranno pronti quest'estate. Esatto, siamo un po' in anticipo. Sì, ma ci stanno preparando anzi il pesce al cartoccio che servono appunto sempre qui. Quindi potete provarlo anche voi. Se venite da maggio, cioè se venite in estate, insomma, se venite a febbraio come noi, no. E visto che siamo qui, le aiutiamo a preparare il pranzo. Tagliamo le cipolle e le patate in una forma che assomiglia a dei fiammiferi. Le patate vengono scottate in forno prima di essere cotte insieme al baccalà, il pesce di oggi, che viene messo in un cartoccio di carta forno su un letto di appunto cipolle e patate, con sopra una fetta di limone. La ricetta è molto semplice, ma il risultato è ottimo. What a good smell. Buono. E ora vi portiamo su Eysturoy a incontrare Bara, che è un allevamento di pecore e mucche e ci offre prodotti della sua fattoria, oltre che pesce pescato in zona. Questo è salmone che viene da una ditta qui in città, insalata di aringhe, insalata di patate, polpette, pancake al sangue, fatti col sangue dell'agnello, che mangeremo in tutte le sue forme. Velgaknist. Velgaknist. Yeah. Ok. L'agnello è il prodotto principale e viene servito in diversi modi, come carne essiccata, cioè una specie di prosciutto, salame salato e salsiccia. Una cosa curiosa da sapere è che le cosce dell'agnello vengono appese così come sono ad essiccare, senza l'aggiunta di sale o spezie. Questo perché le Faroe sono in mezzo al mare, quindi l'aria è già molto salata, abbastanza da far sì che la carne diventi questo prosciutto piuttosto saporito. People who are not from the Faroe Islands think it's very strong, so if you don't like it, It's okay. just leave it. It's a Faroese delicacy, and I think people who come to a farmhouse should try that. Okay. So yeah. I think I will have more problem with the blood pancakes. Yeah, but I think it will surprise you. It's very sweet. Ok, Yeah, you put sugar in it? A lot of sugar in it. Ok. Ma prima di assaggiare i pancake, Bara ci racconta un po' di questi prodotti tipici. This meal, when we have like big birthdays and everything, then we always serve the Faroese products that we have, and people who don't have this, they often come and buy from a farmer and so on. So in the Faroe Islands, like we have 70,000 sheep, so many common people, they come and buy a lamb from us and slaughter it by themselves. And those who don't want to do that, they come and buy the body. When we have slaughtered it, they come in the basement and buy it. But basically they cook it. I mean, you don't sell products already made, right? I sell this to people, and the salted meat sausage, and also dry meat. We sell. Dry meat. Yeah. So you cannot find these products like in supermarkets or stuff like that? You can in some, and here in the Faroe Islands it's like we only have one slaughterhouse, and that slaughterhouse they can sell to the shops. But it's a tradition here in the Faroe Islands that the farmers, they slaughter the sheep by themselves, and then people come and buy from. Allora, abbiamo assaggiato queste, sono molto molto buone, sono il sapore un po' più, diciamo, leggero. E quante? 1, 2? 2. E poi il sapore invece si intensifica con ovviamente la salsiccia salata, ed è veramente tanto salata, e invece l'altra appunto è praticamente agnello allo stato puro, molto molto forte. Posso capire che non può piacere, insomma, però ci sta. Either you love it or you don't like it. Especially also the fermented meat. It has the same strong flavor, so but yeah, some people think it tastes like a bit of half rotten. But but it's the good strong flavor that we want. I sapori sono tutti molto forti, ma tutto sommato il pranzo ci piace un sacco. Ora però è arrivato il momento di assaggiare i pancake al sangue. 3, 2, 1.
It's really sweet. Yeah. It's good. But you can get. No, I'm okay. I don't really like cinnamon. Oh yeah. Yeah. I just wanted to taste it. So the problem is not the blood, is the cinnamon. Ok. Bara ci racconta tante altre cose interessanti, ma non possiamo svelarvi tutto, dovete venire qui e incontrarla. Tra l'altro, una volta tornati a casa abbiamo scoperto che ha anche partecipato a una puntata di Orrori da gustare, trovate il link in descrizione. Purtroppo, visto che avevamo un altro appuntamento, non abbiamo fatto in tempo a vedere la fattoria di Bara, quindi se fate questa esperienza prendetevi tutto il pomeriggio in modo da non perdervi niente. Ma continuiamo, perché dopo avervi fatto vedere 2 pranzi è ora di cena. Quindi andiamo in un'altra casa per incontrare Anna e Oli, che ci accolgono con una merenda. Cosa stiamo Ok, è l'ora della merenda che qui si chiama Trakamo. Trakamo. Yes, no? Almost? No? Ok, you can say that. Right nu så får vi trekkamon här hemma till Okko. Så trekkamon är ett år som är nog så tutningamich. It's a very important word for the family life in the family. Ok. You got it? Drekka. Drekkamon. Drakamon. Yeah! Drakamon. Con la E però. Va bene. Martina contro le lingue, chi vincerà? Le lingue. Hanno preparato dei waffle senza glutine per me. Questa è la marmellata al rabarbaro. What is this? Cream. Cream. Biscuit cream. Just cream. Ok. Perfect. Questa volta riusciamo a vedere la loro fattoria poco fuori dal villaggio, che pur contando un centinaio di pecore pare sia solo un hobby, o meglio uno stile di vita per loro. Mi stanno correndo dietro la macchina. Incontriamo subito le pecore femmine che vengono lasciate allo stato brado. Oh, sei una brava fattora. I montoni invece vengono tenuti in stalla durante l'inverno perché una volta fuori hanno in mente un solo pensiero e vista la stagione rigida rischierebbero di morire di fame e stenti. Quando si dice morire per amore. Tornati a casa, Anna sta già preparando la cena. L'antipasto è a base di baccalà bollito servito con uova sode, patate bollite e burro fuso. This is a love dish because my mother made it for my father. And she didn't eat it at all because he hated fish, she said. Il piatto principale, manco a dirlo, è la pecora, questa volta cucinata al forno. A questo punto Oli ci mostra un grosso coltello del 1946 appartenuto al suocero e usato per uccidere le balene. Quando l'uomo era già vecchio, ma il figlio di Anna e Oli aveva solo 1 anno, il nonno, guardandogli le mani, decise che sarebbe diventato un uomo forte, così gli regalò il coltello. Questa sera però useremo questo cimelio di famiglia per affettare la nostra cena. Yeah, that's life. We have to use things. We cannot not have the romantic things just hanging on the wall. No, but it's for like hunting. But also for cutting the meat. Okay. Yeah? Don't spoil the story. Grazie anche alla marinatura, la carne è molto buona e viene servita con, non spaventatevi, patate bollite e caramellate. E con questo bel dolce concludiamo la serata e il video, ringraziando ovviamente tutti quelli che ci hanno ospitato e hanno condiviso con noi la loro cultura e le loro storie. Se questo lato, più umano e meno paesaggistico delle Faroe, vi è piaciuto, fatecelo sapere. Se invece preferite i paesaggi, non perdete il prossimo video perché visiteremo le isole del nord. Ciao!